sono Panda Baffuto e in questo video vi faccio vedere come arrivo da 0 a 100 mentre faccio un look. Perché oggi ci mettiamo a fare il look delle audizioni di Miss Spencer's Race. E vedrete letteralmente dai momenti in cui io invento che cavolo devo mettere in questo cavolo di foglio, fino a tutti gli sketch che di solito non faccio vedere perché sono 2000 e non so mai qual è lo sketch finale, e poi tutta la parte di realizzazione finale. Ma cos'è Miss Spencer's Race? Beh, praticamente è una competizione su Reddit che è basata su RuPaul's Drag Race, soltanto che è fatta con i disegni, quindi te devi creare il tuo personaggio che è una drag queen e poi a seconda di quello che ti chiedono di fare devi fare dei diversi look oppure altre cose tipo poster eccetera, e ogni settimana una persona viene eliminata finché non si arriva a un vincitore. Ma visto che tante persone talentuose vogliono partecipare a Miss Spencer's Race, devono fare delle audizioni dove vedono chi è bravo e chi fa cacare. E oggi scopriamo se faccio cacare, perché farò questo video un po' tipo vlog dove seguirete tutte le fasi di quello che faccio, ma non solo, il video finirà quando io saprò effettivamente se sono entrata oppure no. E credetemi, io non so veramente se entrerò, perché ci sono tante persone brave in questo Reddit e non so se sarò all'altezza. Di sicuro se entrassi non penso vincerei, ma se già entrassi sarebbe molto bello, perché è tipo come qualcuno che ti dice vai Elena, ce la puoi fare, e è quello che vogliamo farci sentire tutti nella vita, tipo sentire l'approvazione degli sconosciuti su internet. Cosa dobbiamo fare per queste audizioni di MPAR, come lo chiamo io? Perché ho realizzato da poco che probabilmente gli inglesi non dicono MPAR all'italiana, ma dicono MPAR. MPAR, ovviamente per me. In realtà non so cosa dobbiamo fare, perché ho deciso di fare la registrazione anche mentre scoprivo qual era il tema delle audizioni, anche perché se avessi soltanto letto il tema delle audizioni il mio cervello sarebbe iniziato a partire e voi vi sareste già persi tutta la parte iniziale di questo video. Ma in realtà qualcosa lo si sa, ovvero che probabilmente, beh sì, molto probabilmente, i colori che dobbiamo usare saranno ciano, magenta, giallo, nero, che se voi siete ignoranti sono i colori degli inchiostri della stampante e sono dei colori che amo, quindi non so se questa audizione è stata fatta apposta per me, perché io amo quella combinazione di colori. Ho anche fatto già un look con quella combinazione di colori e quindi in realtà mi sto già facendo delle idee, ma ora prendiamo il telefono e scopriamo quale sarà il nostro destino. Ok, ho preso il mio telefono, ora entriamo su Reddit. Io letteralmente su Reddit seguo solo Miss Spencer's Race perché è una sfigata di merda. I want it all. I want everything. Dai, ci sono 25 giorni per le audizioni, quindi vuol dire che questo video lo vedrete tipo fra un sacco di tempo, perché io lo sto registrando il 1° novembre. Se le audizioni finiscono il 25 vuol dire che prima del 25 non sapremo se io sono dentro oppure no. Però beh, era molto carino, vedete? Sono proprio brave persone organizzate che fanno le cose bene, ma ora vediamo quale cavolo è il tema delle audizioni. Ora cerco di tradurvelo così. Miss Spencer's Race sta cercando 12 nuovi artisti per creare un unico e originale personaggio drag e anche un premio di $100, che voi pensate sono pochi, ma io in questo momento non ho letteralmente soldi, quindi in realtà $100 raga, mi farebbero schifo, sempre che io sia anche soltanto ammessa alle audizioni. Allora, il tema deve essere CMYK e basta. Oh mio Dio, cioè l'unico tema è CMYK! Mi sto cagando sotto perché io pensavo ci fosse un sottotema. Quando si speculava su questo tema pensavamo che oltre a pensavamo, io manco partecipo fra un po', mi vergogno, sono tipo questa deficiente, perché allora MPAR esiste da tipo 2 anni e io l'ho scoperto solo di recente perché la gente ha iniziato a dirmi ehi, perché non partecipi a MPAR? E io ero tipo che cavolo è? Sono entrata e ci sono tante persone bellissime, ma visto che mi sento tipo una novellina non mi va di entrare e dire ehi ragazzi, parliamo, perché sono timida anche su internet. E invece no, è solo CMYK, che tipo vuol dire che ci sono 500 cose che uno potrebbe fare. E la cosa diventa ancora più complicata perché ovviamente se ti restringono il campo ti sei tipo va bene, c'hai delle idee più chiare. È come quando ci danno i brief e non sappiamo un cazzo di quello che dobbiamo fare e devi avere l'esame pronto in 1 settimana e ti caghi in mano.
a parte che ci sono 25 giorni e che se non passo questo esame non devo pagare 120 euro. Yeah, d'Italia! Allora, CMYK, questo veramente, io pensavo veramente ci fosse un sottotema, perché non ho iniziato a pensare a quello che volevo fare. L'unica cosa che so è che io in realtà non amo molto il nero, quindi probabilmente la parte nera di CMYK saranno i miei capelli, i capelli di Oriana. Ah, in tutto ciò non vi ho mai detto che il mio personaggio si chiama Oriana, e è tipo un personaggio drag. Vabbè, quello che vedete tutti i giorni in tutti i video perché la disegno in continuazione, quindi... Allora, leggiamo tutto. Il nome drag, l'età, la città dove vivi. Ovviamente non sono soltanto americani che partecipano, ma non penso che abbia mai partecipato un'italiana proprio che vive in Italia. Uno dei finalisti della scorsa stagione era italo-americano, ma non vale, ok? Qual è il tuo medium preferito? Beh, questa è una buona domanda perché io non so neanche se questo look lo farò in digitale o in tradizionale. Qual è il tuo drag style? Qual è il mio drag style, raga? Più o meno retro e molto fashion. Mettete parole inglesi a caso e sembrerete intelligenti. Ok, perché pensi che vincerai? Quale sarebbe il mio ultimo pasto? È una domanda troppo complicata, raga, è molto più... Io ogni volta si sente questo piccolo plipim. C'è il silenzioso, ma... Mi sto cagando sotto. Allora, iniziamo a pensare, perché ovviamente questo video, cioè, è molto diverso dal solito. Di solito faccio, parlo, dico, faccio. Oggi sarà molto riflessivo e soltanto alla fine passeremo a disegnare, perché ovviamente la prima cosa che uno deve fare è pensare che cavolo vuole fare nella vita. Io, ah sì, avevo un'idea geniale! Mi è venuto in mente che avevo un'idea... Fatevi prendere il libro di storia della grafica. Allora, questo è il mio libro di storia grafica. Dovete sapere che l'idea di fare le cose CMYK non è originale. No, è bellissima e originale. Non eliminatemi alla prima botta. Ma non è originale nel senso che un sacco di cose in grafica sono fatte così perché ovviamente è bello. E mi è venuto in mente un poster di un tizio che assolutamente non ho idea di come si chiami perché sono troppo intelligente, ma ora lo cerchiamo. Era tipo questo, ma non era questo, è quelli di La Olivetti. Piano piano mi tornano in mente le cose di storia della grafica. Grazie al professor Ippolito, perché senza di lei, senza questo libro di storia della grafica, molte idee che ho per i miei look non sarebbero mai esistite. Allora, è questo, con le freccette. Giovanni Pintori, ovviamente mi ricordavo il nome di quest'uomo, ma è bellissimo. Regà, porco due! Quest'idea è troppo geniale! Va bene, penso che questa sarà la partenza. Grazie signor Giovanni Pintori per fare delle cose belle. Non so se è morto. Grazie comunque. Vi spiego anche questo poster. Queste freccette rappresentano i movimenti delle mani sulla macchina da scrivere. Che cazzo si inventavano sti geni, cioè... Wow! Ma ora questo ovviamente è il primo passo verso qualcosa di molto più complicato di così. Vado sulla mia bellissima galleria dove salvo le cose. L'idea delle freccette era buona, ma ora si passa alla parte più complicata, ovvero mettere tutti i pezzi insieme, che è qualcosa che di solito faccio direttamente sul mio sketchbook, quindi penso che passiamo da questa fase vis-à-vis a una fase in cui non vedete più la mia faccia e probabilmente non la vedrete. Mi ho già l'ansia per questo video. Ci pensate che io sono qui 1 novembre, non so un cazzo, e voi fra tipo 10 minuti quando avrete finito di vedere questo video saprete già se io sono entrata oppure no? Eccoci qua, questo è il mio sketchbook di ora. Non so ancora bene quello che farò, sono un po' indecisa. Immagino farò le frecce, c'hanno magenta e giallo, però non voglio necessariamente fare un vestito nero però non voglio, cioè hanno scritto che si può usare il bianco per fare tipo gli accessori, ma non voglio usare neanche il bianco, quindi sto pensando di fare una specie di vestito trasparente e le frecce colorate e i capelli e alcune tipo le scarpe nere. Quello che farò ora sarà tipo brainstorming, ma invece di scrivere delle parole farò dei disegnini a casaccio. Forse dovrebbe puntare alla mia faccia. Sto pensando che, cioè, le frecce probabilmente dovrebbero puntare a qualcosa. Qui ovviamente non puntano necessariamente a un punto unico, però non so se a questo punto cosa dovrei farci io con queste frecce, perché è una buonissima idea, ma poi dall'idea a metterla e scoprire cosa fare è un casino. Se sentite degli strani rumori dietro c'è il diluvio universale. Allora, qui siamo già
ha un'idea un po' più concreta. Non sono ancora sicura di se mi piace questa cosa, perché ho l'impressione che con forme di questo genere si perda leggermente il senso del poster originale, perché vedendo il poster originale si vede che le frecce non sono simmetriche come sto facendo su questa prova, sono un po' più libere, sembrano un po' più naturali, sembrano degli alberi, e qui un po' si perde. Comunque, come vedete, il mio modo di fare gli sketch è veramente rough. Ora pensiamo a cosa fa un buon audition look. Secondo me è importante che te già dal tuo look di audizioni fai capire chi sei e qual è il tuo stile. Io sto cercando di farlo, di sicuro sto mettendo nel mio look che a me piace tantissimo ispirarmi a tutte le cose che vedo, quindi quello c'è di sicuro, visto che tutta l'idea delle frecce mi è venuta in mente grazie alla storia della grafica. E poi comunque in realtà avere delle frecce che indicano la mia faccia è una grandissima bella idea, perché è come dire: ehi, ciao stronzette, questa sono io, ricordatemi della mia faccia perché sto per venire a farvi il culo. Ora ovviamente questo è il senso figurato di questa immagine, io non so neanche se mi prendono. Sto cercando di limitare la simmetricità, anche se non so se nella versione finale lo terrò più o meno simmetrico. Ho deciso di aggiungere i colori perché ho l'impressione che diano tutto un altro aspetto, e con un outfit basato principalmente sui colori era importante capire come funzionasse con tutte le cose a colori. Ci sono cose che mi convincono, cose che mi convincono di meno, però penso che siamo sulla buona strada. Cioè, non è abbastanza tridimensionale la cosa. Cioè, questa è la cosa che mi viene in mente più di tutte. Però penso che la tridimensionalità gliela darò soprattutto nella versione finale, perché ho l'impressione che per ora non posso farci molto in questa fase molto primordiale. Però per ora io ho l'impressione che bene o male mi rappresenti. C'è un feeling più o meno vintage, anche se non è un classico vestitino vintage. Eccoci qua. Allora, come potete vedere, sto usando Photoshop per fare questo disegno digitale, e come invece non potete vedere, sto usando una tavoletta che è la Wacom Intuos. Poi vi scrivo il modello nella descrizione se vi interessa. E ovviamente il video che voi vedete sullo schermo non è la velocità reale, ma è una versione molto velocizzata del tempo in cui ci ho messo a fare questo disegno. Ora, ovviamente ho iniziato dallo sketch, che ho fatto completamente da capo, quindi io quando faccio il disegno digitale non consiglio assolutamente di mettervi sotto uno sketching tradizionale, perché più spesso che no viene veramente male, perché basta soltanto che la vostra foto non è esattamente perpendicolare al foglio, che quando lo andate a ricalcare in digitale tutte quante le proporzioni si fottono completamente e voi rimanete con un disegno veramente bruttino. Quindi ho rifatto lo sketch da capo. Come vedete, ho veramente pensato più del dovuto a tutte le parti dello sketch, perché soprattutto per le frecce che ho rifatto 30 volte, e come vedrete anche nel disegno finale le rifarò circa 30 volte. Poi dopo lo sketch sono passata alla line art. Io per la line art utilizzo un unico pennello, e per l'intera line art mantengo sempre la stessa dimensione del pennello, anzi nello stesso pennello che uso non cambia tantissimo la dimensione a seconda della pressione. E quello che vi consiglio, se siete relativamente nuovi del disegno digitale, è non usare 100 pennelli. Soprattutto se siete nuovi, vi consiglio di trovare un pennello che vi piace. Io per esempio il mio che uso è molto texturizzato, perché mi piace molto l'effetto che dà, soprattutto perché io, avendo una linea molto sottile, non si vede tanto che è texturizzato, però comunque gli dà una personalità e un calore che secondo me manca un po' con alcune line art digitali. Poi, come potete vedere, ho fatto la testa troppo grande e non l'ho mai cambiata, anche se a un certo punto mentre facevo la line art me ne sono accorta che questa testa era troppo grande. Quello che succede è che se voi andate a rimpicciolire parte del disegno, ovviamente rimpicciolite pure la line art, che vuol dire che la linea che voi prima avevate fatto ed era di 13 pixel, ora è di 7 pixel, e anche se la differenza è poca, si vede, cioè non c'è altro modo per dirlo, si vede, quindi è meglio non farlo. E a me non andava di fare come ho fatto per le mani, ovvero mettere la parte sbagliata su un altro livello
e poi ricalcarci sopra in modo che fosse della dimensione giusta e omogenea al resto della line art, alla fine ho lasciato la testa troppo grande. Invece sulla colorazione sono andata molto sul semplice, ho semplicemente fatto tinte piatte e poi ho aggiunto l'ombra su un altro livello, rosa, e poi ho giocato con la fusione dei livelli e il riempimento del livello per ottenere il risultato che mi piaceva di più. E poi la stessa cosa ho fatto per il vestito, quindi ho colorato il vestito sul livello superiore e poi ho sempre giocato un po' con la fusione dei livelli. Inoltre ho anche un po' giocato con la tonalità e la saturazione della line art in modo che fosse un po' più interessante e tridimensionale. Poi ho semplicemente aggiunto il make-up e alla fine siamo arrivati al momento in cui dovevo aggiungere queste benedette frecce e come potete vedere ho avuto 100 dubbi su queste frecce. Quindi quello che ho fatto è stato cercare di muovere le frecce in modo che si vedesse che si adattassero alla tridimensionalità del vestito e anche aggiungere delle ombre sulle frecce, soprattutto su quelle che si piegavano, in modo da evidenziare la tridimensionalità proprio. Come vedete le frecce le ho cambiate 30 volte perché ci tenevo che le frecce non fossero soltanto come un pattern sul vestito, ma che si vedesse che erano proprio tridimensionali e fossero come una parte superiore al vestito. Anzi, alla fine con questo look veramente ho cercato di fare "Ehi, guardate chi sono proprio io", e spero che funzioni e quando lo vedano dicono "Cacchio, è veramente lei", e spero sia interessante, spero gli piaccia, insomma. Quindi questa è tutta l'illustrazione e ci rivedremo quando ormai il disegno l'avrò già inviato ai giudici della competizione. Send. Ok, l'ho mandato. Ok, ho appena mandato il mio look per le audizioni ai moderatori di Miss Spencer's Race. Oggi è il giorno 13 novembre, abbiamo iniziato questo video l'1 novembre, quindi già 13 giorni di video praticamente, ma io in realtà il disegno non è che l'ho appena finito, l'ho finito tipo una settimana fa, ma ho aspettato una settimana per fare questo video e per inviare il mio look. E perché ho aspettato? Beh, ci sono varie ragioni. Una è che non volevo tipo essere accecata dal fatto che lì per lì il disegno mi stava piacendo e ho detto vabbè, aspettiamo un po' di tempo, magari fra una settimana lo rivedo, mi fa cagare, lo rifaccio. Notizie, non mi fa cagare, gli ho mandato esattamente lo stesso look, quindi vabbè, ho aspettato una settimana così. Ma in realtà questa settimana non ho pensato solo a quello, ma ho pensato a tante altre cose. Perché? Cioè, io anche all'inizio di questo video ho scherzato dicendo che se te non vieni accettato vuol dire che fai cacare, e ovviamente non è vero, cioè nel senso i giudici fanno delle scelte quando decidono chi accettare e chi non accettare. E non è detto che se te non ti accettano fai cacare, magari sei anche bravo, però i giudici pensano che puoi ancora migliorare e che non è il momento giusto per iniziare questa competizione, quando magari non sopravviveresti con tutte le altre persone talentuose che ci stanno dentro. Ma mentre io finivo questo look e quando l'ho finito, l'unica cosa che mi girava nella testa era: ora se te non entri, fai cacare. E perché mi girava questa cosa nella testa? Perché a me piace molto quello che ho fatto e in un certo senso penso di avere le carte per riuscire a entrare, ma allo stesso tempo ho paura che ora mando questa audizione, anzi l'ho appena mandata, e la verità è che mi sono sopravvalutata, la verità è che penso di essere più brava di quanto non sono, la verità è che tutti i miei amici mi dicono che sono brava, ma non è così tanto vero, cioè nel senso non è che stanno mentendo, ma ovviamente se sei amico di qualcuno sei più portato a dire che è bravo piuttosto che dirgli questa cosa fa proprio schifo. Io lo so che questa competizione alla fine non è così importante per la mia vita, per la vita di nessuno, alla fine è solo un gruppo di amici che letteralmente si riunisce e decide di fare questo gioco, questa sfida, di fare dei temi, e il fatto che te non vieni ammesso alla sfida principale in realtà non vuol dire che fai schifo a disegnare, ma nella mia mente è un po' diventato così e io lo so che non dovrei farmi influenzare così tanto dell'opinione degli altri che hanno di me, perché alla fine di questo si parla, dell'opinione delle persone che decidono se secondo la loro opinione, che poi magari è un'opinione molto valida perché sono persone molto brave a disegnare, molto brave in quelle che fanno, devono decidere se accettarmi o no. E vi posso assicurare che io nella mia vita già non mi interessa delle opinioni delle persone per tanti altri aspetti. Una cosa per la quale non riesco tanto a ignorare le opinioni delle altre persone è come disegno e comunque come faccio cose creative, cose artistiche, che dal mio punto di vista sono le cose che dovrei essere brava a fare, che sono le cose che devo fare, le cose per cui sono destinata in un certo senso. Quindi sarebbe più facile dire a me non interessa proprio di nessuno. La verità
è che mi interessa. Allora io in questa settimana ho pensato, ma io perché devo sottopormi a questo giudizio da parte delle persone su internet? Cioè, perché devo passare lo stress di magari non essere accettata e di farmi credere che non sono brava abbastanza? E quindi effettivamente ho pensato, ma se invece non neanche la mando questa audizione, mi faccio i cazzi miei, però alla fine non mandare niente era comunque un modo di arrendersi. Cioè, ho dovuto scegliere questa settimana fra lo stress di sentirsi dire che non ero brava e l'opportunità, anche senza entrare, di essere in una comunità piena di gente che ama l'arte, che ama quello che fa, una comunità piena di gente che è disposta ad aiutarti, che è disposta a criticare quello che fai, che è disposta a condividere con te la sua passione. E alla fine ho detto, vabbè, sai che c'è, pure se non mi accettano e mi odierò per una settimana intera dopo che me lo dicono, non vale la pena non provarci. Questo è il sunto di tutto quello che ho pensato questa settimana, e quindi alla fine questa audizione l'ho mandata. Non so come andrà, non l'ho fatta vedere a quasi nessuno a parte i miei amici nella vita vera, e ora è arrivato il momento in cui voi scoprite se sono passata e io no, devo ancora aspettare 12 giorni. Allora, prima di tutto non mi andava di prendere la videocamera e di mettere il cavalletto, secondo poi i giudici hanno visto bene di mandare i messaggi in un orario in cui non c'è la luce naturale. Quest'ultima parte del video sarà una merda, ma a parte questo, sembra proprio che sono entrata. Come? Non lo so. Ditemelo voi com'è successo. Però è così. E oltretutto non so come sopravviverò. In realtà, cioè in questi giorni ho pensato forse è meglio se non mi prendono, perché ho già abbastanza cose da fare. Ma ce la farò, vi prometto che ce la farò, cercherò di andare avanti e comunque anche se non andrò tanto avanti c'è sempre bisogno di qualcuno che viene eliminato per primo, no? Per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto anche se era un po' diverso dal solito e vi annuncio che ci saranno altri video di questo genere, penso. Beh, farò un video con degli aggiornamenti perché dopo questa dovrò un po' cambiare la mia schedule, però vabbè, per ora ci vediamo al prossimo video.